Primo giorno in Romania, ho iniziato in salita. Lì che si riparte. Via! Via! Tocca ogni volta fermarmi per sti cani qua. Intanto mi era venuto mal di denti per via di un dente del giudizio. Sono così andato da un medico per farmi dare degli antibiotici. Dopo qualche giorno sono stato meglio. China! China! You want some food? Oh no, I have already. Sarmale. Sarmale. What is sarmale? No. Yeah, let's eat. E anche oggi controvento. Ah, e andiamo. Sono tutte villette qua. Mai vista una roba del genere da quando sono qua in Romania. Stanotte mi fermo qui tra le piantagioni di broccoli. Adesso pulisco un po' il terreno per mettere la tenda, così mi trovo tutto piatto, altrimenti ho sempre qualche cunetta in mezzo alla schiena, le gambe a pezzi. Poi anche sto dente qua mi sta distruggendo. E dai, manca poco a Bucarest, tipo 65 km. Domani pomeriggio sarò lì. Penso che mi fermerò 2 notti a Bucarest per riposare e riprendermi. Adesso mangio. Oggi arrivo a Bucarest un po' con calma. Vi ricordate del pezzo del fornello che non avevo più? Appena scoperto che ho dimenticato un pezzo del fornello nel campo dove ho dormito ieri. Ne ordinerò uno su internet e cercherò di farlo arrivare in un ostello a Bucarest. Una volta arrivato l'ostello ho subito chiesto se era arrivato un pacco a mio nome. Mi hanno detto di sì. Mi sono fatto arrivare il pezzo del fornello, l'ostello qui. Via che si riparte. Vento fortissimo! Ieri avevo deciso di accamparmi qui perché c'era fortissimo vento alle 5:30. In un'ora ho pedalato 3 km solo, quindi ho detto tanto vale fermarsi perché tanto lontano non vado.
trovato quest'albero. Speravo che oggi fosse meglio, però no, sempre vento forte, contrario. Ero appena arrivato in un campo quando ho visto un trattore arrivare. Il trattorista mi ha offerto di dormire da lui. Dopo aver caricato la bici sul carro del trattore, siamo partiti verso casa sua. Sono spesso rimasto colpito dall'ospitalità rumena, che onestamente, dopo aver passato la Serbia, non me l'aspettavo. Oggi arrivo in Moldavia, il Danubio, credo che sia l'ultima volta che lo vedrò. Sono appena entrato in Moldavia, fa sempre strano entrare in un paese. Le salite in Moldavia sono davvero toste. Il problema è che è tutto collina qui, la vedo dura. Inizia a farsi buio, ho fatto da mangiare, adesso aspetto che si raffreddi sia il cibo che il fornello e nel frattempo preparo la tenda. Dato che le pendenze della strada in Moldavia erano troppo impegnative da fare con 40 kg di borse, ho deciso di cambiare strada e di entrare il giorno successivo in Ucraina, con la speranza di trovare strade migliori. Non so se la telecamera rende, ma sarà 15% di pendenza. Non so se ridere o piangere. In salita, il controvento. Almeno non piove. Ogni mattina la stessa storia. Secondo giorno in Ucraina e anche oggi c'è vento, contrario ovviamente perché il Mar Nero. Una volta arrivato a Odessa, sono iniziati altri problemi. Inizialmente pensavo di proseguire dritto verso il Kazakistan, però in quel periodo c'era la guerra nella regione del Donbass e di conseguenza tutte le frontiere in quella zona erano chiuse. Il piano B era di passare per la Crimea. Così mi sono recato negli uffici preposti per ottenere un lasciapassare. Ma dopo che mi è stato chiesto se avessi parenti in quella regione, mi hanno negato il permesso con un secco "Niet!". L'unica alternativa per proseguire il viaggio era allora di andare a nord e poi, una volta entrato in Russia, ritornare a sud per arrivare al Kazakistan. Con questa deviazione ho allungato la strada di 500 km. Devo muovermi perché là c'è un temporale in arrivo, ho già visto qualche fulmine, probabilmente arriverà qua tra mezz'ora, ecco. Già piantato la tenda, adesso sto cucinando, devo mangiare in fretta, lavare i piatti e poi basta.
Ho trovato una mascotte. Le condizioni stradali non sempre erano al massimo e anche quelle meteorologiche sono peggiorate. Andando verso nord ho trovato di nuovo freddo e molta pioggia. In tutto il viaggio ho barato 2 volte. Questa è la prima. È successo in un giorno in cui è piovuto senza sosta. Avevo i vestiti, la tenda e il sacco a pelo fradici nonostante fossero impermeabili. Pensavo di fermarmi in una pensione lì vicino, fin quando un autista si è fermato per salutarmi e mi ha avvertito che non c'era nessuna pensione nell'arco di 30 km. Erano le 7 di sera. Mi sarebbero volute almeno altre 3 ore per arrivarci. Si è offerto di darmi un passaggio. Messo com'ero, ho dovuto accettare. Finalmente sono arrivato al confine tra la Russia e l'Ucraina. Prima serata in Russia. In Russia, un po' alla volta, ha smesso di piovere e dopo qualche giorno ho iniziato ad andare verso sud. Il sole e il caldo erano tornati. Allora, l'altro ieri ero andato a fare la spesa in un paesello vicino al confine ucraino. Avevo appena parcheggiato la bici ed è uscito dal supermercato un poliziotto che mi fa passport. E da lì è stato l'inizio della fine. E mi ha detto che dovevo seguirlo fino alla stazione di polizia. Gli ho chiesto perché? Protocol. E da lì sono stato 18 ore in quella stazione di polizia e poi ho dovuto dormire lì, però non mi hanno lasciato piantare la tenda, così mi hanno accompagnato in una stanza che era la cella. Ho dormito in cella, però almeno ho potuto mettere il materassino, il sacco a pelo, il cuscino, quindi ho dormito anche bene. Mattino verso le 9, poco più, mi hanno rilasciato. Il problema era che ero entrato nella border zone, quindi a quanto pare lì i turisti non sono ammessi. Mi hanno detto: guarda, questo è solo un avvertimento, però non rientrare più in una border zone. Allora ho deciso di andare subito più a nord e di allontanarmi dal confine ucraino. Appena è successo un incidente, un camion ha preso di striscia una macchina, gli ha mangiato tutta la gamba. Ho trovato la cena. Geniale, fare una falsa macchina della polizia. Che a favore il vento, se no non andare da nessuna parte oggi.
a volte incontravo altri cicloviaggiatori, ma non sempre era semplice comunicare con loro. 2 недели. 2 недели. Завчера еще 14. Раз. Ah, ok. 14. 14.